Massa Marittima da qualche giorno è entrata a far parte della rotta Atrium e insomma i nostri ospiti di oggi ci racconteranno poi sicuramente più nel dettaglio di me di che cosa si tratta, per quale motivo abbiamo fatto questa scelta, come è nata l'idea della candidatura a far parte di Atrium e anche insomma in quale modo e con quali risultati, perché lo dico anche con un po' di orgoglio e insomma vedo Claudia Castellucci e poi lei più di me ci dirà, insomma questa candidatura effettivamente ha avuto da subito, devo dire, un bel riscontro e quindi noi per questo insomma, non possiamo che essere soddisfatti. Siamo alla prima puntata di quello che è il calendario di Maremma 900, un calendario che ormai è diventata una consuetudine per noi, un appuntamento che ricorre nella primavera massetana, un appuntamento che si realizza in collaborazione con l'amministrazione comunale di Massa Marittima e con la cooperativa Zoe che gestisce appunto i nostri servizi museali. È diventata ormai una consuetudine bella e interessante perché è un momento che ci dà l'opportunità di riflettere, di parlare, di raccontare, di narrare il secolo che è appena trascorso, sotto diciamo tanti punti di vista, dando dei tagli sempre assolutamente differenti, cercando sempre nuovi argomenti da proporre, ma insomma concentrando il nostro focus appunto sul secolo del Novecento, un secolo veramente molto variegato, un secolo che ha portato con sé tanti veloci cambiamenti, un secolo segnato da 2 conflitti mondiali e diciamo un secolo che a Massa Marittima ha lasciato delle tracce profonde, delle tracce, anche delle ferite veramente profonde. La nostra città, il nostro territorio al Novecento ha pagato un tributo di sangue sotto tanti punti di vista, non mi riferisco soltanto agli aspetti legati al ventennio, alla seconda guerra mondiale, al passaggio del fronte, al momento della resistenza, ma anche un tributo di sangue dal punto di vista delle morti, di quelle che oggi comunemente definiremo le morti bianche, perché il Novecento è stato il periodo più lungo e continuativo in cui le miniere sono state aperte, in cui c'è stato appunto il lavoro in miniera. È stato anche un secolo, oltre che di profondi cambiamenti per quello che riguarda il nostro territorio, anche di grandi conquiste, di grandi soddisfazioni, un secolo in cui sicuramente la nostra cittadina dal punto di vista socio-economico è stata fiorente, è stata in crescita, no? Quest'anno festeggiamo gli 800 anni della nascita del Libero Comune, ci raccontiamo il 1225 come un periodo di apice, no, della comunità massetana. Bene, il Novecento anche non è stato da meno, perché quelle stesse miniere che sono state le protagoniste sicuramente indiscusse per tutto il secolo sono state anche quel contesto che ha portato nella nostra città benessere economico, ricchezza e anche numeri elevati di popolazione, perché sappiamo che quando c'è l'opportunità del lavoro poi di conseguenza arrivano anche le persone. Per cui ecco per questo è così importante parlare del Novecento. E poi un altro motivo per cui parlare del Novecento è così importante, e in questo insomma vedo diversi insegnanti in platea, è che a scuola del Novecento forse se ne parla sempre meno, forse se ne parla troppo poco. Spesso i nostri programmi scolastici di storia ormai arrivano insomma alla seconda guerra mondiale e poco più, e tutto quello che è successo poi dopo insomma ormai molto spesso viene trattato velocemente al termine dell'anno scolastico e quindi insomma ci perdiamo tutta una parte importante e fondamentale della nostra storia più recente. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti, Claudia Castellucci che doveva essere qui con noi ma che si è collegata da remoto, e la ringrazio perché si è voluta collegare nonostante insomma non si sentisse
così bene, ma mi fa davvero tantissimo piacere vederla anche solo a distanza e mi auguro di vederla presto, di poterla vedere presto a Massa Marittima, e poi il professor Tramonti. E a questo punto io però non anticipo altro e passerei il microfono a Roberta, che fa la presentatrice. Sì, lo faccio. Grazie a tutti di essere presenti oggi. Grazie. Prego. Grazie, vorrei anche dirvi che stiamo registrando, quindi faremo un podcast forse, lo possiamo chiamare così, ormai si chiamano così, su questo pomeriggio. Quindi niente, io non ripeto chiaramente le parole di Irene, voglio dire soltanto che con Atrium il rapporto è iniziato circa un anno fa, perché avevamo fatto casualmente un giro a Tor Viscosa, era venuto fuori dalla depiantistica che esisteva questa rotta europea, ci siamo incuriositi e quindi con l'amministrazione, all'epoca era sindaco Marcello Giuntini, ma Irene Marconi era assessora alla cultura, quindi abbiamo preso contatti anche col parco, abbiamo fatto alcune riunioni e poi Atrium ci ha invitato a Carbonia per farci vedere che cos'era Atrium in questa assemblea importante che si tiene annualmente, quindi ecco come è maturata poi la nostra entrata in questa importante rotta. Prima di presentare i nostri ospiti vorrei intanto ringraziare il pubblico, tra l'altro al professore alcune persone le ho presentate, ma abbiamo anche alcuni testimoni pur indiretti della strage di Niccioleta, abbiamo la Presidente dell'AMPI e l'ex Presidente dell'AMPI, insomma tante persone che non sto a citare, però insomma un pubblico qualificato e interessato a questi argomenti. E passerei la parola a Laura Chiarello, giovane storica che collabora con noi attraverso la cooperativa Zoe, che gestisce i nostri musei da alcuni anni e che ha proposto appunto alla Zoe, che lo sta portando avanti con il comune, con l'AMPI, con il Parco delle Colline Metallifere, questo bel programma che ci porta a esplorare la nostra storia. Quindi un'introduzione a parte di Laura, che domani poi guiderà, come appunto esperta di storia di Niccioleta, di storia appunto anche sociali, grazie appunto agli studi anche del professor Zipoli, guiderà poi la passeggiata. Bene, io sono veramente molto onorata di avervi qua oggi, perché siamo arrivati alla quarta edizione di un ciclo di eventi che ormai dura dal 2022 e per cui io ringrazio la cooperativa Zoe, insomma, di aver accettato questa proposta da me appunto ben 4 anni fa. 3 anni fa, scusate. Quest'anno il programma è veramente ricco e eterogeneo, perché tratteremo di storia contemporanea da vari aspetti, passando oggi appunto con la presentazione della candidatura a questa rotta culturale che permetterà al villaggio minerario di Niccioleta di avere anche una platea europea, e quindi io sono veramente molto onorata, ecco, di questo progetto. E domani appunto vi invito al trekking urbano, quindi voi appunto vi ho già visto alle nostre passeggiate partecipate, come mi piace chiamarle, perché sono appunto passeggiate con i niccioletani spesso e volentieri, che appunto partecipano al trekking e parlano appunto di vita vissuta. Poi continueremo il 28 aprile con la presentazione del libro del ricercatore Stefano Campagna, Plasmare le coscienze, cinema e infanzia nell'Italia fascista, assieme appunto alla direttrice dell'ISGREC. Il 5 maggio poi avremo il pranzo, la resistenza in cucina nell'Istituto Lotti, e poi la presentazione del mio articolo sulla public history, appunto al servizio della valorizzazione di territori deindustrializzati come sono appunto i nostri. Dal 18 maggio poi andremo a fare un nuovo trekking dal museo sotterraneo al villaggio minerario di Niccioleta, poi presenteremo il bellissimo film appunto La teleferica di Romina Zago e Maurizio Orlandi. E infine avremo veramente un ospite di eccezione, ovvero Isabella Insolvibile, che avremo il 21 giugno con un dialogo sulla violenza nazifascista dall'estate del 1943 alla fine della guerra. Ed infine faremo un trekking appunto sempre assieme all'AMPI sulle tracce della vita di Norma Parenti. E adesso, se anche la Presidente dell'AMPI vuole dire due parole, mi farebbe molto piacere, perché questo programma di eventi è appunto
appunto in collaborazione con l'API. Piacere, Romina Giavo, eletta da qualche mese in successione a Nadia Panni, che è stata per 10 anni la presidente della sezione locale di AMPI di Massa Marittima, che è dedicata ai martiri della Niccioleta. Quindi una dedica molto importante, non soltanto perché è rivolta agli 83 minatori che sono stati uccisi dalla violenza nazifascista il 13-14 giugno del 1944, ma perché erano anche 83 minatori, quindi è una dedica che in qualche modo si ricollega al valore che le miniere, che il villaggio minerario di Niccioleta hanno rappresentato e rappresentano tutt'oggi dal punto di vista storico e culturale per il territorio di Massa Marittima. Ringrazio ovviamente Roberta, ringrazio Laura, con la quale ci siamo sentite molto spesso ultimamente per questa quarta edizione di Maremma 900, e credo che l'evento con cui si apre questa quarta edizione sia particolarmente ricco di significato. Perché? Perché ci invita ad una riflessione sul patrimonio dissonante, quindi un patrimonio particolare su cui è necessario fare una riflessione condivisa e che sia anche dinamica nei suoi contributi, ed è anche un momento di riflessione sull'importanza della memoria nei luoghi che noi quotidianamente viviamo e che molto spesso li passiamo senza fermarci un attimo a pensare a che cosa effettivamente rappresentino. I luoghi, infatti, come le parole, parlano, raccontano, parlano delle idee che li hanno generati, parlano dei poteri che li hanno voluti e parlano delle vite che li hanno attraversati. Alcuni parlano in modo più armonico perché chiaramente sono frutto di un percorso, di un'evoluzione, di un progresso nel corso della storia, nel corso dei secoli. Altri, come invece quei luoghi che si trovano all'interno dei contesti totalitari, parlano in modo dissonante, appunto. E proprio per questo sono fondamentali, perché ci obbligano a non rimuovere, a non dimenticare, ma ad assumere una responsabilità storica e civile nella loro interpretazione. E nel nostro territorio la memoria della resistenza, che AMPI quotidianamente cerca di portare avanti, insieme chiaramente alla storia, perché memoria e storia devono andare necessariamente a braccetto, si intreccia con quella del lavoro, della fatica, del sacrificio, della violenza subita appunto quel giugno del 44, se penso a Niccioleta. Ma Niccioleta è un luogo particolare anche perché, oltre a questi aspetti, è intrisa dei valori della libertà, della solidarietà, della giustizia sociale, che nonostante quella strage sono riusciti poi a recuperare e a portare avanti nel corso dei decenni. Un luogo, quello di Niccioleta, che è al tempo stesso paesaggio e testimonianza, ferita e radice. E come tale chiede di essere ricordato, ma anche compreso, inserito in un tessuto più ampio di riflessione storica e culturale. E in questo senso l'adesione ad Atrium da parte di Massa Marittima è fondamentale, perché si inserisce all'interno di un esempio virtuoso di come l'Europa possa farsi comunità anche attraverso la condivisione di memorie difficili. Solo così infatti possiamo trasformare il passato in una risorsa educativa e civile che aiuti le giovani generazioni a distinguere, ad interrogarsi, a costruire una cittadinanza consapevole che a me piace definire anche nella forma della funzione etica. E concludo con un invito che deve riguardare tutti noi e che deve essere poi trasmesso alle giovani generazioni, quelli di custodire i nostri luoghi, quelli di interrogare la storia e di riconoscerne la complessità, perché è nei luoghi che la memoria si radica, che le storie hanno voce e attraverso i luoghi che la memoria diventa futuro. Quindi buon lavoro e grazie. Grazie davvero Romina. Entriamo a questo punto nel vivo, un bel intervento, mi è piaciuto molto, molto profondo. E a questo punto direi che passiamo la parola a Claudia Castellucci, che è la direttrice di Atrium, mentre il professor Tramonti è il presidente già da 10 anni, confermato all'Assemblea di Cervia, dove Massa Marittima era presente proprio per portare
la candidatura, perché la candidatura è stata inviata prima per posta elettronica, insomma per PEC all'associazione Atrium, è stata esaminata dal comitato scientifico, quindi poi siamo stati accettati e successivamente però dovevamo presenziare all'assemblea e quindi portarla fisicamente. Quindi passerei la parola appunto a Claudia e poi dopo presento il professor Tramonti e entriamo proprio nel patrimonio dissonante. Vai Claudia. Grazie Sindaca, grazie Roberta, perché già ci sentiamo di casa, sentiamo che parliamo la stessa lingua e questo ci piace moltissimo. Devo anche ringraziare anche particolarmente per aver permesso questo collegamento, perché ho comunque la possibilità in parte di ascoltarvi, non sempre sento bene, però in parte di ascoltarvi e soprattutto di augurarvi una buona prosecuzione. Sono dispiaciutissima di non essere con voi, ma purtroppo mi sono presa un'influenza di stagione fuori stagione e non ce l'ho fatta, però verrò. Massa Marittima è per me un posto che da quando ne ho sentito parlare nei primi incontri è un posto dove ho pensato che volevo venire e quindi insomma succederà. Ma in ogni caso, sin dal primo momento, sino da quando abbiamo fatto i primi incontri con la sindaca, con la dottoressa Pieraccioli, con la direttrice del parco, il professor Zipoli, da quando abbiamo cominciato a immaginare la possibilità che Massa Marittima entrasse a far parte dell'associazione, abbiamo subito pensato come Atrium che sarebbe stato un arricchimento molto importante per la nostra associazione. Poi il vostro ingresso è avvenuto la settimana scorsa durante l'assemblea annuale dell'associazione a Cervia e quindi oggi è anche il primo incontro in cui da una parte noi festeggiamo con voi il vostro ingresso dentro Atrium e anche, come avete detto voi, un'occasione per restituire alla comunità di Massa Marittima il senso di questa adesione, far partecipe alla cittadinanza delle ragioni e dell'opportunità che questa adesione può rappresentare. Le cose che ha detto appena poco fa Roberta sono perfette dal mio punto di vista, sono esattamente ciò che anche noi pensiamo. È diciamo, la possibilità di stare in un contesto in cui si parte di un insieme, in cui anche altre città hanno lo stesso tipo di patrimonio e in un contesto che è anche un contesto europeo. Ma ci torno, peraltro ho saputo che anche il Presidente della Regione Toscana farà appunto una visita, un salto e credo che questo renda, da una parte renda orgogliosi anche noi che ormai ci consideriamo parte di voi, ma che vi rende anche onore per quello che è la serietà del vostro lavoro, che noi abbiamo potuto constatare anche nel dossier di candidatura che avete predisposto. Devo dire che era un dossier estremamente qualificato. Il comitato scientifico dell'associazione ha avuto parole molto lusinghiere nei confronti del dossier presentato da Massa Marittima. Impressive è stato l'aggettivo più usato dai componenti del comitato scientifico. E quindi la serietà del vostro lavoro che ci piace molto e di cui insomma vi siamo grati. Successivamente, in parte Roberta lo ha già fatto, poi successivamente forse il Presidente dirà altre cose su Atrium, sulla sua composizione, i modi in cui vediamo. Io vorrei soltanto in questo piccolo saluto di qualche minuto dire che Atrium è l'itinerario del Consiglio d'Europa, come avete capito, che si occupa delle architetture dei regimi totalitari del Novecento, quindi di quelli fascista, ma anche dei regimi dell'Europa orientale, quindi dei regimi comunisti. Si occupa parte dalle architetture
e per parlare della storia e della memoria del Novecento europeo. E parte appunto da queste architetture, diciamo, dissonanti, ormai è un termine che si è un po' diffuso nel linguaggio europeo, è un termine che sta ad indicare la contraddizione tra le finalità, gli scopi dei regimi che fecero sorgere quelle città, quegli edifici, quelle piazze, quelle architetture, e la nostra auspicata sensibilità moderna di democratici che vivono nel presente. Quindi è un patrimonio che noi consideriamo dissonante, cioè ci urta per questo, perché è in contrasto col nostro senso, auspicato senso democratico. E tuttavia è importante proprio per questo, come diceva anche Roberta, cioè è una piattaforma questo patrimonio, è un'opportunità per parlare in un modo più consapevole del passato e per collocarlo in un luogo preciso nella sua storia e nella sua identità. E la possibilità di farlo, secondo me, in un contatto con altre dimensioni europee, con altre città europee, mi sembra particolarmente importante, perché ogni città, io abito in una città di provincia, abito a Forlì, mettere in connessione la storia della nostra città con quella di tante altre città che hanno storie diverse ma simili, significa sentirsi parte di una storia comune europea, perché quello che è successo nel Novecento è una storia comune europea, e nello stesso tempo di poterlo fare a partire dal patrimonio. È il patrimonio il tramite che ci permette di parlare un linguaggio europeo, di sentirci parte di una storia più ampia, di una storia europea all'interno della lotta. Noi siamo un itinerario ufficiale del Consiglio d'Europa, quindi in questo caso è ovvio che facciamo nostre le finalità della pace, della democrazia, dei diritti umani, che sono le finalità del Consiglio d'Europa. Ma questo è molto chiaramente esplicitato anche nello statuto dell'Associazione Atrium. Ogni revisionismo è vietato da parte dei membri dell'associazione, ogni revisionismo storico e di scolma nei confronti dei regimi. Infine voglio fare tre osservazioni sul perché Massa Marittima è importante per Atrium. Intanto perché è il primo comune della Toscana ad aderire ad Atrium. Noi auspichiamo naturalmente che ce ne siano altri, ma intanto ci porta un pezzo di storia dell'altro versante del paese, dell'altra costa, ci porta dentro un pezzo di storia che ci arricchisce di consapevolezza, di esperienza. Poi Niccioleta è una realtà che ha tutte le caratteristiche per essere un socio ideale di Atrium. C'è un consistente patrimonio architettonico legato allo sfruttamento della miniera durante il fascismo, e c'è la volontà di Massa Marittima di valorizzarlo criticamente, considerandolo un patrimonio dissonante e scomodo, ma tuttavia da conoscere. Inoltre Massa Marittima porta dentro Atrium la memoria, una memoria che sin da ora non era presente nella nostra associazione, la memoria della strage avvenuta nel 1944, e quindi il tema dei paesaggi della memoria, che è un tema che ci interessa, ma che non è stato sin ad ora un tema presente nel nostro lavoro. Quindi, nel salutare il vostro ingresso, voglio dire che ci onora e che mi auguro e vi auguro e ci auguriamo, insomma, di lavorare a lungo e positivamente, non ne dubito. E voglio anche dire che oggi non sono lì, però che verrò sicuramente, e magari approfittando di un'altra delle occasioni del ricco calendario di Marino Novecento, che è un programma molto bello, e quindi sicuramente in una di queste occasioni è un programma molto bello che ancora una volta anch'esso conferma la serietà del vostro modo di lavorare e la vostra grande energia. Quanto tenete alla cultura e quanta energia mettete nel farvene portavoce. Vi ringrazio molto, scusate se vi ho salutato in questo modo, ma almeno vi sento.
Grazie. Tra l'altro nei giorni scorsi ha inaugurato una mostra a Predappio, 100 anni dalla fondazione, che è stata appunto inaugurata e di cui ci ha omaggiato del catalogo che vi mostro, eccolo qua. Questa mostra appunto che contestualizza e studia il patrimonio di questo paese che tutti sapete è il luogo di origine di Mussolini. Non avrei niente da dire perché hanno detto già tutto, quindi passo la parola al professore, che tra l'altro è stato anche preside della facoltà di architettura di Firenze a Tirana, perché la facoltà di architettura di Firenze ha creato a Tirana per alcuni anni, c'è ancora penso, una facoltà appunto, quindi il professore ha girato parecchio tra Firenze e Tirana, ma non solo, quindi studiando anche i patrimoni. Tra l'altro, ecco, io voglio dire questa piccola notazione perché stamattina il professore è arrivato piuttosto presto, io ho fatto un giro per Niccioleta con i suoi occhi. Quindi vi assicuro è stata un'esperienza bellissima perché vedere, allora ho visto Niccioleta attraverso gli occhi di Katia Taddei, di Romina Zago che sono appunto l'AMPI e la storica di riferimento, con Massimo Sozzi, con Ivan Terrosi che sono appunto coloro che conoscono la memoria di Niccioleta. L'ho fatta con gli occhi di Zipoli che ha studiato la parte sociale con Laura eccetera eccetera e oggi l'ho fatta con il sistema architettonico e poi il professore mi ha fatto vedere con i suoi occhi anche alcune parti di Massa Marittima che sinceramente ci passiamo senza dargli importanza, al di là della casa del fascio che è in piazza, vicino alla piazza, ma qua ci sono delle architetture che sì, vabbè, le guardiamo, però insomma non ci danno tanto nell'occhio, siamo abituati al Medioevo. Vi assicuro che sono interessantissime, quindi grazie professore per l'esperienza di stamani. A lei. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Volevo ricordare, cosa che Claudia Castellucci non ha detto, che la rotta culturale europea Atrium è stata riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 2014, dopo 3 anni di lavoro per costruire gli strumenti per gestire questa rotta. 3 anni di lavoro molto intensi, finanziati naturalmente dall'Europa, che hanno coinvolto 12 paesi del South East Europe, perché voi sapete che se si sta sull'Adriatico, nelle ricerche europee bisogna guardare quelli che ci stanno di fronte, se stiamo nel Tirreno altrettanto. E quindi è stato il risultato di un lavoro straordinario che appunto ci ha portato a essere riconosciuti come rotta culturale europea. Allora eravamo la 27ª rotta, ora le rotte sono circa 40. 24 città sono in realtà socie di questa rotta, molte in Italia, una nuova. Gli ultimi ingressi sono appunto Massa Marittima, Permet, che è una città dell'Albania, e Benetússer, che è una città della Spagna. Quindi ci allarghiamo non solo al South East Europe, ma anche dalla parte occidentale. E fra queste città socie ci sono molte città di fondazione per lo sfruttamento minerario. Abbiamo una rete appunto a cui fa parte anche Massa Marittima, costituita da Carbonia in Sardegna, da Arsia e Pozzo Littorio, che si chiamano ora Rascia e Podlabin in Istria, Tor Viscosa e un'altra città di fondazione che vi ho detto che è anomala rispetto a tutto il resto delle città di fondazione italiane e progettate dal fascismo, che è Predappio. Predappio è la prima città di fondazione. Ve ne parlo perché mercoledì ho curato questa mostra, devo dire anche con una certa fatica, un certo impegno, perché quando si parla di Predappio siamo sempre borderline. No, c'è sempre qualcosa di molto molto fragile e quindi ho cercato di costruirla
secondo le intenzioni di Atrium, e quindi cercando di capire questo patrimonio che è assolutamente dissonante. Dissonante perché? Perché in realtà cerchiamo di capire a oggi il significato di queste architetture rispetto a quello che è stato invece il periodo in cui sono state progettate, che in genere erano sempre progettate secondo una ideologia. Quindi nell'architettura è facile, allo stesso tempo difficile leggere la dissonanza, perché a volte ci si fa prendere dal fatto estetico, cioè nel senso che dici questa è una bella architettura, però non è solo quello, non si può raccontare un'architettura per la sua bellezza se non si ne conosce la storia, e la storia va assolutamente raccontata. Io ho insegnato per 45 anni alla Facoltà di Architettura di Firenze e mi sono occupato sempre di architettura dei regimi totalitari, perché quando ho vinto la cattedra il mio unico posto era Reggio Calabria. Per rimanere a Firenze ho cambiato materia sempre dello stesso raggruppamento, e ho scelto caratteri stilistici e distributivi degli edifici. In quel momento ho cominciato a fare dei seminari che si occupavano del rapporto architettura e potere, e siccome avevo moltissimi studenti di Forlì sono riuscito a ricostruire tutto il regesto dei progetti, dove all'Archivio di Stato di Forlì c'è un materiale straordinario, dal 1925 al 1945, che poi si è trasformato in una mostra nel 2000 molto importante, con tutti i progetti originari dell'Archivio di Stato. Quindi il limite in cui si racconta questa architettura è sempre fragile, perché io spesso mi lascio prendere dall'estetica, perché è inevitabile, essendo una deformazione professionale di architetto, però in realtà va sempre tenuto presente quello che è la storia, cioè quello per cui questo edificio è stato creato, perché in realtà noi adesso ci troviamo con degli edifici importanti come ex Case del Fascio, ex Case della GIL, che chiaramente non sappiamo come recuperarle, e soprattutto sappiamo che sono nate per un'ideologia molto precisa, che è quello che in realtà ci crea la dissonanza. Attraverso però lo studio delle città di fondazione si fa anche un percorso della storia dell'architettura italiana di quegli anni, perché in realtà voi sapete che Mussolini di architettura poco capiva, ma molto capiva, nel senso che sapeva che era un fatto di consenso straordinario, e loda, cioè non ha uno stile preferito, se non dopo il 1936, quando abbiamo l'impero e l'Italia ha bisogno di consolidarsi con un'architettura che rappresenti un potere forte, e allora sì che lì abbiamo la vera architettura fascista. E l'immagine più straordinaria dell'architettura fascista è l'Euro, che doveva celebrare il ventennale della marcia su Roma. Poi non è mai avvenuto, lo sapete che è stata completata nel dopoguerra. Fino al Predappio è stata fondata nel 1925 per uno scopo molto preciso, che era l'esaltazione del mito dell'uomo Mussolini. E addirittura si prende il pretesto di uno smottamento nella vecchia Predappio, perché ci sono due Predappio, c'è la Predappio antica e poi la Predappio a valle, e quella è l'occasione per Mussolini di creare la sua città attraverso 3 punti cultuali molto precisi. Uno è la casa dove è nato, che è diventata, era come la Betlemme d'Italia, addirittura se vedete nel catalogo c'è un quadro di Sofianopoulos richiesto da Gabriele D'Annunzio,
che rappresenta Mussolini come il condottiero, il personaggio di un romanzo di D'Annunzio che è La Vergine delle Rocce, dove da un lato si vede Dovia, perché Predappio, lui è nato a Dovia, queste 3 case incrociate, cioè addirittura Beltramelli quando scrive sull'uomo nuovo dice Dovia, una borgata di niente, cioè quindi proprio 3 case. E dall'altra parte quella che era il simbolo dell'uomo Mussolini, che era la Rocca delle Camminate, dove sapete è stato fatto un castello che sovrasta Predappio, dove è stato fatto il primo consiglio della Repubblica Sociale Italiana dopo la caduta del fascismo, che aveva un faro tricolore potentissimo sulla torre che segnalava la presenza di Mussolini in Romagna con una gettata di 60 chilometri. Quindi si vedeva da tutta la Romagna. Siamo nel 1925, quindi ancora in Italia l'architettura non ha una sua direzione. Bisognerà aspettare il 31 perché questi giovani architetti, perché ancora le facoltà di architettura non c'erano quelli che svolgevano la funzione di architetto erano professori di disegno architettonico. Michelucci, per esempio, che conoscete molto, era professore di disegno architettonico. Diventerà architetto solo dopo il 28, quando il fascismo fa una sorta di contratto e in cambio dell'iscrizione al partito viene data il titolo di architetto, anche agli ingegneri che si erano laureati prima del 26. Quindi, e nascono in quegli anni le prime facoltà di architettura, cioè le prime scuole superiori di architettura, perché la facoltà di architettura di Firenze, che è una delle prime, è facoltà solo dal 1937, prima scuola superiore di architettura. Quindi questi giovani baldanzosi studiosi di architettura capiscono che fuori dall'Italia sta succedendo qualcosa di diverso, perché cosa c'è fuori dall'Italia? C'è il razionalismo, c'è il Bauhaus che veramente ha in qualche modo irradiato tutto il concetto razionalista in tutta l'Europa e quindi cominciano con grande difficoltà a fare delle piccole mostre di architettura razionale, fino a che si arriva al 1931 nella Galleria Romana di Via Veneto di Piero Maria Bardi, che era forse l'intellettuale più, diciamo, aperto del fascismo, si apre la seconda mostra di architettura razionale, monumentale, cioè una sorta di razionalismo monumentalizzato. Quindi queste sono le sorti dell'architettura in questo ventennio, dove, come vi ho detto, ci sono degli episodi straordinari che vanno al di là dell'ideologia, però il resto è molto legato all'ideologia, perché pensate alle case del Balilla, hanno sempre la torre è l'elemento fallico per eccellenza e quindi maschile per eccellenza, dove c'è il giuramento del Balilla che è la cosa più demenziale che si possa immaginare. E soprattutto se pensate alle cose di Terragni, per esempio, che è il più grande architetto dell'architettura di quegli anni, si rifiuta di mettere sul suo capolavoro, che è la Casa del Fascio di Como, che è un edificio straordinario, la scritta credere, obbedire, combattere, che è la scritta più demenziale che si possa immaginare. Bene, ora le città di fondazione. Le città di fondazione sono un fenomeno che si presenta soprattutto negli anni 30. Quindi Predappio è anomala per questo, anche se la prima città che viene fondata in onore di Mussolini è Mussolinia di Caltagirone, che è una città vicino a Caltagirone, che però fallisce dopo pochi mesi e addirittura Mussolini gli toglie il nome, perché aveva dato Mussolinia, e lo dà a una città della Sardegna, che è l'attuale Arborea. Poi per il resto non si parla di città di fondazione fino all'agrocontinuo, fino alle grandi città di bonifica, perché naturalmente tutto in funzione di qualcosa
che riguardava l'agricoltura. E in più, dopo il 1936, c'è la necessità di fonti energetiche, perché ci sono le sanzioni da parte appunto delle altre nazioni europee, e quindi si comincia a in qualche modo implementare la produzione estrattiva, e quindi niccioleta anche, e quindi, come vi dicevo, carbonia. Soprattutto è interessante la parte del carbonifera, perché era quella che appunto produceva energia, e addirittura sono impiegati circa 10.000 operai fra Carbonia, Arsia e Pozzo Littorio, perché in realtà la prima società carbonifera nasce a Trieste, si chiama CAI, ed è diretta da un ebreo che è Sergio Segre, che poi naturalmente dal 1938 con le leggi razziali viene fatto fuori, ma che è il vero ideatore di tutte queste città carbonifere. E infatti prima fondano Arsia in Istria e poi Carbonia, e poi infine Pozzo Littorio nel 1940, perché scoprono dei grandissimi giacimenti di carbone, quindi le sfruttano al massimo, con delle tragedie assolute, perché come sapete nelle miniere spesso succede l'irreparabile, e quindi con diverse migliaia di morti. Bene, ora faccio una panoramica prima su Predappio, che vedete è una città lineare che si svolge tutta lungo un asse che è l'asse di fondovalle della Valle del Rabbi, dove crescono gli edifici più importanti. Se lo vedete sulla destra c'è questo edificio semicircolare che è il Mercato Viveri, che sta sotto la casa natale Mussolini, che è uno dei punti fondamentali. Da lì in poi si sviluppa tutto l'asse monumentale fino a sfociare questo, ecco, lo vedete, ecco qui, Predappio sta tutta qui. Io ho in questa mostra, perché sono mostre che avranno sviluppi anche negli anni successivi, quest'anno abbiamo curato gli anni della fondazione, cioè gli anni che vanno dal 25 al 29, perché poi dal 30 in poi le cose cambieranno moltissimo, perché interverranno i grandi architetti romani, perché voi sapete che Forlì è stata costruita dai più grandi architetti del momento, e venivano tutti da Roma, come Cesare Bazzani, Cesare Valle, che veniva dallo studio Piacentini. Piacentini non si fa mai vivo perché c'è Bazzani, e Bazzani gli impedisce di penetrare a Forlì, perché era massone e condivideva con Costanzo Ciano la fede massonica, e sapete che la massoneria è talmente trasversale che è impenetrabile anche oggi, e quindi Piacentini si guarda bene da toccare Forlì, e manda però i suoi dello studio, chiaramente. Ecco, vedete questo grande asse in fondo con la grande chiesa di Sant'Antonio di Cesare Bazzani. Ma ora passiamo a ecco, il primo progetto, questo lo vedete sulla destra, era il vecchio abitato di Predappio, un piccolo abitato, con delle zone di smottamento, e si pensa di fare un nuovo abitato a 800 metri, però sempre molto vicino, perché i predappiesi poco amavano andare a valle, tanto che nessun predappiese durante il fascismo chiederà di trasferirsi nella parte a valle. Fra l'altro il giorno in cui viene fondata, cioè in cui viene posata la prima pietra, è il 30 agosto del 1925. Mussolini viene annunciato, ma in realtà non si presenta, lascia invece tutto alla moglie, che per le cose di Romagna sarà sempre lei a presenziare alle inaugurazioni. Ma perché? Perché ha paura, perché era un fifone in qualche modo, perché intanto aveva tradito la fede socialista passando, e Forlì in quegli anni non era assolutamente fascista, tanto che era la 70ª città che aveva aderito al fascismo per quantità, quindi voleva dire pochissimo. Soprattutto temeva
reazioni contrarie, perché sapete che dal gennaio del 1925 aveva promulgato le leggi fascistissime e quindi era iniziata la dittatura fascista. Quindi ancora però non si era consolidata, aveva superato il delitto Matteotti, ma non ancora abbastanza. Questa è una prospettiva molto interessante fatta da questo architetto che si chiama Florestano Di Fausto, romano, che viene portato a Predappio dal marchese Giacomo Paolucci di Calvoli Barone, che era capo di gabinetto di Mussolini agli esteri ed era forlivese, e che anzi in realtà era siciliano, ma aveva avuto il titolo dal suocero, non essendoci eredi maschi, il titolo di marchese e anche di tutti i beni della famiglia. E dopo allo smacco di Mussolini, dove lui aveva presenziato e aveva portato Mussolini a Mussolini, adesso stava attentissimo a che le cose procedessero in maniera corretta. E siccome il progetto viene affidato al genio civile di Forlì, che non aveva mai fatto architetture, c'è da controllare anche l'aspetto di questo paese, no? L'aspetto estetico. E allora fa un sopralluogo insieme al suo amico Florestano Di Fausto e decidono assolutamente di cambiare l'immagine degli edifici, che sono già stati fondati, ci sono già le fondazioni di tutti gli edifici. Bene, nel tempo di 5-6 giorni cambia tutti i prospetti, dando appunto a Predappio il volto attuale della città. Ecco, vedete lo sviluppo lineare lungo questa strada di fondovalle. Si costruiscono in prima battuta, come in tutte le città di fondazione, gli edifici assolutamente necessari. E quali sono gli edifici necessari? E lo vedete anche a Riccioleta. Le case in questo caso per i sinistrati, ma in quel caso di Riccioleta per gli operai, la scuola elementare, la caserma dei carabinieri, l'edificio postale e la chiesa. Ma qui la chiesa è un problema nel 25, perché ancora Mussolini ha dei problemi col Vaticano. Bisognerà aspettare il 29 con i patti lateranensi per costruire appunto la chiesa, che poi verrà costruita nel 31-32. E l'edificio comunale, che era un vecchio edificio che viene ristrutturato. Ma ora vado velocemente perché, ecco, questi erano, per esempio, il progetto delle poste e telegrafi del genio civile. Vedete che ancora è uno stile che richiama un post-liberty come concetto, è quasi un edificio come dire, da periferia urbana. Invece vedete come, per esempio, in questo caso il Florestano Di Fausto lo trasforma, cercando di leggere quella che è l'architettura del luogo, perché Florestano Di Fausto, che in quel momento ha fatto Rodi e andrà, quando lascia Predappio, va a Tirana a costruire gli edifici dei ministeri della piazza Skanderberg e fa le sedi delle ambasciate italiane di tutto il mondo, tanto che sta facendo Predappio, fa l'ambasciata italiana a Washington. Dice che sostiene e afferma che non ha mai fatto un progetto senza aver studiato l'architettura del luogo. E allora qui studia tutto quello che è l'architettura rurale dei dintorni, e quindi queste tessiture, per esempio, del cotto, come le case contadine venivano poste, e come per esempio quest'area dove però lui viene da Roma, dove in quel momento c'è il barocchetto, e quindi questa architettura di Predappio è stata definita rurale eclettismo, cioè questo rapporto con la ruralità ma allo stesso tempo con questo gusto eclettico di un'architettura che in quel momento a Roma si stava consolidando. Pensate per esempio, se conoscete a Roma il quartiere Coppedè, dove veramente c'è questo ritorno degli stilemi presi dall'architettura barocca. Ma comunque ecco, questo è l'edificio poi
naturalmente ripulito del dopoguerra dai fasci vittori. E la cosa interessante, che in realtà è veramente un gusto ancora déco di De Fausto, di curare oltre all'architettura anche gli interni e la decorazione. E vedete che spesso sono presenti questi grandi medaglioni. Qui sono rappresentate le poste e i telegrafi, ma poi con queste due testine maschile e femminile per il diverso ingresso degli uomini e delle donne. E poi ecco, queste invece sono le case per i sinistrati, dove appunto, come vedete, c'è questa lettura anche molto forte di quello che è la cultura rurale. Questa è la scuola elementare, tra l'altro quando viene inaugurata è una delle scuole più importanti d'Italia, perché soprattutto per la tecnologia. E Palazzo Varano, questo è l'edificio, è il comune, e vedete dove il tema della torre è il tema assiale, il tema importante, ma che lui prende dai vicini palazzi comunali settecenteschi dei paesi vicini. Questa era la grande sala del duce, che doveva avere, vedete, all'altezza delle finestre alte, 2 balconate che poi non vengono fatte per mancanza di soldi, perché qui c'è sempre il problema. Questo è tutto a spese dello Stato, quindi si stava molto attenti. E questo invece vi volevo far vedere è la sala da ballo, diciamo, che è molto simile, come avete visto, alla sala del duce del Palazzo Varano, del Palazzo Reale di Durazzo, che in quel momento Florestano di Fausto sta costruendo. E poi questa grande scalinata, che porta dalla piazza al comune, che ricorda molto le ville romane, i giardini delle ville romane, col tema dell'acqua, che è l'elemento vivificante del giardino. E poi, come vedete, l'altro punto fondamentale, che è il mercato dei viveri, molto semplice, molto, diciamo, un'architettura rurale molto molto semplice, con questa grande scala, che la intravedete, che porta alla casa natale Mussolini, che era il luogo di pellegrinaggio più visitato. Pensate che a Predappio passa il mondo, perché da tutta l'Europa e non solo, pensate alla visita per esempio degli ambasciatori giapponesi, cioè veramente era tanto che Gustavo Giovannoni, che era il più grande esperto di urbanistica negli anni 40, quello che poi farà la legge del 42, la legge urbanistica del 42, che ancora oggi abbiamo, lo chiamano perché metta ordine intorno alla casa Mussolini, perché dice questo è un souk, cioè perché c'erano tutte in quel perché era continuamente frequentato da pellegrinaggi incredibili che andavano dalla casa natale alla tomba della madre di Mussolini, Rosa Maltoni, in questo grande cimitero che viene ricostruito appunto in onore e poi dove verrà fatto l'edificio con l'ipogeo, dove tuttora è sepolta la famiglia Mussolini. Ecco, vedete il grande viale con la chiesa in fondo, che è esagerata per questo edificio, anche perché il Cesare Bazzani, che è l'architetto di Forlì in realtà alla fine, romano, ma è quello che cambierà il volto della città, fa questa chiesa, vedete, di sapore neocinquecentesco, ancora sembra Giuliano da San Gallo, no, come concetto, che diventa come il fondale prospettico di questo grande viale. E poi la Casa del Fascio, che viene costruita molto tardi, nel 1937, e che ora è un problema per il comune di Predappio, perché hanno dei finanziamenti dalla regione, dei finanziamenti europei che non sanno andare avanti, perché ci sono controversie continue con le imprese e soprattutto l'edificio che cade, che sta cadendo, soprattutto dal tetto, infiltrazioni, pioggia, i piccioni che entrano e non sanno riuscire, quindi pieno di guano nuovamente, quindi è veramente un grosso problema. Questi grandi contenitori sono problemi in realtà, anche perché il comune di Predappio non ha l'idea esatta della destinazione di questo edificio e non puoi restaurare un edificio senza pensare qual è la sua destinazione finale.
Ecco, la vedete, questa è la grande casa del fascio, naturalmente chiusa. L'unico intervento che è stato fatto alla sovrintendenza, siccome è tutta rivestita di lastre di marmo, è quella di aver fissato le lastre di marmo esterne. Questa è la caserma Carabinieri, che è stata trasformata più volte, e questa è una sorta di piccolo ospedale, la casa dei sanitari, dove ci sono questo è il dispensario, dove ci sono degli inserti ceramici straordinari. Ora ce n'è circa una quarantina, io ve ne faccio vedere alcuni, vedete, fatti dall'officina Melandri di Faenza nel 1931, con dei disegni bellissimi, vedete, molto déco, molto... Ecco, passiamo invece alle città minerarie. Ora questa è una brutta immagine di Arsia. Arsia è questa città che vi dicevo in Istria, che viene costruita nella valle del Carpano, una valle stretta, dove passa la strada che congiunge Fiume a Pola. Ed è una piccola città per 6.000 persone, quindi non per 6.000 operai, perché c'erano dei grandissimi giacimenti di carbone e aveva la possibilità anche di imbarcare il carbone attraverso, prima da Arsia fino al fiordo a 4 chilometri attraverso la ferrovia, e poi da lì si imbarcava appunto per l'Italia. Ecco, vedete qui in primo piano c'è la piazza, perché tutte le città di fondazione si articolano allo stesso modo. C'è una maniera antica di costruire le città dal punto di vista urbanistico, cioè la piazza centrale, che è la piazza dei poteri, dove c'è il municipio, dove c'è la casa del fascio, dove c'è la chiesa, dove c'è l'albergo per gli scapoli, in questo caso. E poi appunto in questa valle stretta si articolano le case degli operai, che però hanno tutte, sono a 2 piani, dove naturalmente 2 appartamenti, uno sopra e uno sotto, con la possibilità di un piccolo giardino intorno per la coltivazione dell'orto, per respirare un po' d'aria. Però è molto curiosa questa città, perché è progettata dall'architetto triestino Pulitzer Finali, che è ebreo, che lui naturalmente chiamato da Sergio Segre, e che vedete in qualche modo si diverte nella costruzione di questa città, perché fa la chiesa come se fosse un carrello del carbone rovesciato, e il campanile come se fosse la lanterna del minatore, e poi questa statua del minatore che poi è sparita, non sappiamo bene dove è finita, è stata tolta naturalmente quando al fascismo si è sostituito il comunismo. E questi sono oggi invece com'è, ed è buffo perché vedete per esempio anche l'interno della chiesa, che ha questa forma ogivale interessante, no, ma sono architetture che hanno un loro interesse. E vedete che mentre prima era tutto bianco, quando arriva il comunismo cominciano a colorare, perché basta il grigio, giustamente il grigio della miniera, dice facciamo gli edifici colorati, allora dai col rosa, col giallo, con l'azzurro. Poi invece recentemente siamo stati e avevano tutto riportato al bianco, perché in realtà questi edifici sono stati poi restaurati e riutilizzati con altre funzioni, come vi dicevo, quindi la dissonanza che si ripete. Ecco, questo vedete ancora colorato, ma poi a un certo punto lo vedete in fondo che è invece nuovamente tornato al bianco. Ecco, queste invece sono le strade, il villaggio operaio, che sfrutta in realtà la strada di fondovalle, con queste architetture molto semplici che in realtà prendono qualcosa dell'architettura di questi che si chiamavano, queste case coloniche istriane che si chiamavano Balidor, che avevano la loggia sottostante, la scala per salire al primo piano, e quindi
con diverse declinazioni anche razionaliste, questa Validor viene reinterpretato. Vedete comunque, naturalmente qui è dall'88 che non funziona più nulla, però è ancora molto abitata. Ecco, vedete proprio, tutte hanno questa caratteristica della loggia sottostante e sopra anche delle terrazze e dietro l'orto. E con questi basamenti di pietra locale, perché lì sapete, c'è la pietra d'Istria, la pietra grigia, e poi c'è tutta una quantità di pietre interessanti. Questo invece era l'edificio degli uffici ed era anche l'ingresso della miniera. E poi questo fiordo, bellissimo il paesaggio dell'Istria straordinario, fatto tutto di fiordi, di cose, e dove appunto loro avevano lo scalo per poi andare verso l'Italia. Questo invece è Pozzo Littorio. È Pozzo Littorio che nasce sotto la città di Albona. Siamo sempre in Istria, che ora si chiama Labin, che è socia, sia Assia che Labin sono socie di Atrium, e che hanno fatto un interessante lavoro di ristrutturazione, soprattutto dell'edificio, degli uffici e dell'ingresso alla miniera. Lo vedete, ora forse si vede meglio, ecco, questo è l'impianto del villaggio operaio, dove in primo piano vedete queste casette che sono le case dei dirigenti, che sono quelle, qui non si vede ma in realtà poi lo vediamo, sono leggermente in declivio, sono quelle favorite perché la distribuzione delle abitazioni è sempre molto gerarchica, cioè gli ingegneri stanno benissimo con delle casette dove c'è riscaldamento, il termosifone, poi piano piano che ci abbassiamo nel ruolo fino al ruolo operaio, le cose cambiano e qui lo vedremo. Ecco, questo è l'aspetto attuale, vedete queste sono le case, queste che sono sotto la collina di Albona, si vede la torre, vedete, dove venivano calati i minatori, e poi tutta la parte, perché naturalmente è cresciuta questa città, perché fino, mi sembra, al 92 ha operato, e quindi ormai ha preso anche c'è anche la municipalità. E di questo abbiamo dei progetti interessanti, straordinari, di un giovane architetto che lavora contemporaneamente a Carbonia, che è Eugenio Montuori. Questa è nuovamente la piazza dei Poteri, dove vedete c'è questa, col numero 1 è la Casa del Fascio con la Torre Littoria, poi c'è la chiesa, che è separata dalla piazza da questo elemento porticato molto interessante dal punto di vista architettonico, ora naturalmente è tutto contraffatto, poi la scuola con il 12, 13, 14 la scuola e la palestra, e il 3 era l'edificio comunitario, mentre il 6 e il 7 era la cosiddetta Casa Ceva, che troviamo anche a Scarbonia, che prende le prime due lettere del nome Cesare Valle, CEVA, perché è progettata da Cesare Valle. Ecco, vedete, questa è una planimetria interessante dove si vedono tutti gli edifici della Piazza del Potere, dove è interessante perché al monumento si sostituisce un'aiuola con un albero, con un sedile intorno, dove appunto gli operai, quando smettevano di lavorare, potevano ritrovarsi e sedersi. Ecco, vedete questo elemento molto simile alla chiesa di Carbonia, perché è stata Carbonia, perché è lo stesso architetto, e soprattutto il balcone, vedete, immancabile sulla Torre Vittoria, che poi loro hanno smorzato, come è stato successo a Carbonia, e soprattutto questo elemento di separazione fra il pubblico e il privato della chiesa, che però oggi è stato completamente riempito. Il dietro della chiesa con la canonica,
l'impianto, qui c'è veramente molto materiale, quindi si può rileggere in maniera straordinaria quella che è l'avventura architettonica di questa città, e alcune foto d'epoca, vedete l'albero col sedile intorno e una struttura cartesiana, cioè la città ipodamea, quindi l'incrocio, la piazza come incrocio del Cardo e del Decumano. Vedete sempre con degli sfondi naturalmente prospettici, qui in questo caso lo sfondo di questo viale è il campanile della chiesa, e con le case, queste che venivano chiamate, perché qui c'è una tipologia che si distingue in villette, che erano quelle per gli ingegneri, le case cape, che erano quelle dei capi, dei sorveglianti, e i casermoni, che erano quelli invece per gli operai. Questa è tutta una documentazione d'epoca. Ecco, vedete poi le planimetrie dell'edificio che ha le funzioni, era una sorta di piccolo centro commerciale dove si concludeva con la Torre Vittoria, l'edificio del dopolavoro che stava sempre sulla piazza, la scuola molto interessante come tipologia distributiva, e poi vedete lassù in alto c'è il vecchio paese bellissimo di gusto veneziano, perché sapete che l'Istria è stata veneta per secoli, e queste cominciano a costruirsi, sono le case degradanti degli ingegneri, dei capi, diciamo. Ora naturalmente sarebbero da restaurare, ma allora erano molto importanti, 2 bagni termosifoni con che proveniva dall'impianto centrale, cioè erano veramente... Però ecco, bisogna dire che qui siamo negli anni 40, a differenza delle altre che vengono fondate come Carbonia e Arsia nel 37, qui siamo già più evoluti anche dal punto di vista tecnologico. Ecco, questi sono i casermoni, naturalmente come abbiamo anche qui a Niccioletta, e questo invece è l'edificio, era l'edificio degli uffici della miniera. E qui loro hanno fatto un'operazione interessante, cioè l'hanno riutilizzato trasformandolo in biblioteca comunale e punto ritrovo di giovani. E quindi veramente ha fatto un lavoro di grande interesse. Questo era il vecchio ingresso degli operai. Vedete laggiù in fondo c'è la torre con ancora Tito, Ecco, questo è il piazzale da dove si accedeva, che è molto simile alle vostre, e devo dire che è stata restaurata, lo vedete, molto interessante perché da qui provenivano gli operai minatori che dopo l'ingresso principale entrano in questa grande sala che era la sala dove prendevano le lampade e dove c'erano anche i bagni dove si spogliavano e si rivestivano, e accedevano a questa torre che aveva un ascensore di 3 piani che portava ogni piano 16 operai per una profondità di 570 metri, quindi veramente molto importante. Ecco, vedete, loro hanno cominciato a restaurarlo, hanno fatto un concorso, l'hanno vinto 3 giovani architetti di Zagabria e hanno trasformato questo luogo in un luogo per la città, per i giovani. Questa era la vecchia sala dove era la sala delle paghe, vedete tutti questi sportelli, c'erano appunto dove i minatori andavano a prendere il loro salario ed è stata trasformata così. Quindi questo è veramente uno dei casi di recupero veramente più interessanti di queste architetture che appunto hanno la difficoltà di sapere come possono essere trasformate. E questo era la congiunzione fra l'ingresso che avete visto e l'ingresso della torre dove c'erano i bagni, lo vedete ancora, ci sono dei resti di piastrellature, e dove i minatori prendevano le lampade.
questa probabilmente anche questa avrà una sua destinazione. E poi infine Carbonia, che conoscete. Carbonia è la vera città carbonifera, la più importante di tutte queste di cui abbiamo parlato, perché viene fondata nel 1937 per 50.000 operai. Perché sapete che nel momento in cui Mussolini visita il Sulcis e vengono scoperti delle sacche minerarie di carbone importantissime che già dagli inizi del Novecento si era iniziato a sfruttare, c'è una convergenza da tutta Italia di operai, perché in un momento naturalmente difficile dove non c'è lavoro e quindi era l'unico punto in cui si poteva in qualche modo lavorare. E tanto che il primo impianto viene fatto per 25.000 persone e dopo pochi anni, intorno al 40, viene ampliato per 50.000 persone. Ed è molto simile ad Arsia, perché è lo stesso architetto, Pulitzer Finali, in un primo tempo, e poi accompagnato invece da giovani come Ignazio Guidi, Cesare Valle, che era sardo tra l'altro, e il giovane Eugenio Montuori, che contemporaneamente lavorerà anche a Pozzolittorio in Istria. E qui una veloce, vedete, ecco, questa rispetto alle città che abbiamo visto ora, effettivamente c'è uno sviluppo incredibile, straordinario, con la parte centrale leggermente più alta su una collinetta, nuovamente la Piazza dei Poteri. Ecco, questo è un plastico che il Stato a Carbonia l'ha visto, la chiesa, il palazzo comunale, la casa del fascio, il cinema teatro e la torre Littoria. Queste sono foto d'epoca, perché poi molti edifici sono stati sopraelevati, sono stati in qualche modo, hanno perso la loro caratteristica. Però ecco, vedete, interessanti sono le case per gli operai. No, queste non sono le case per gli operai, sono le case per i sorveglianti. Vedete, dove si cerca in qualche modo di riutilizzare i materiali locali. Qui e lì sapete che la Sardegna ha una quantità di materiale lapideo straordinario, e quindi in qualche modo queste case vengono arricchite. Questo è interessante, perché era una villetta per i capi. C'era tutta una serie, non l'abbiamo fatto col viale in fondo. E poi anche le case per gli operai, che invece erano multipiano e molti appartamenti. Ecco, qui quello è il discorso delle città di fondazione in Italia. Poi naturalmente ci sono anche quelle non minerarie, come vi ho detto prima, come Tor Viscosa, anche quella molto interessante come sviluppo, perché in qualche modo queste città, a seconda di chi le promuove, si differenziano anche dal punto di vista architettonico, dal punto di vista della qualità della vita. Dove per esempio Tor Viscosa, molto interessante perché c'è uno sguardo al sociale molto molto importante. E poi c'è tutte le città di fondazione dell'Agropontino, dove appunto Aprilia, Pomezia, la bellissima Sabaudia, perché poi c'è una convergenza di architetti importanti, dove naturalmente che guardano evidentemente al di là del discorso ideologico che c'è sempre, ricordatevelo perché quello c'è sempre, guardano a quello che sta succedendo nel campo dell'architettura in Europa. Quindi si adeguano a quello, anche se il razionalismo in Italia arriva quando ormai in Europa è già finito, perché nel 1933 sapete che Hitler chiude il Bauhaus e gli architetti, che sono in gran parte ebrei, si trasferiscono a Tel Aviv, e se non so se siete mai stati a Tel Aviv, c'è la famosa Città Bianca, dove c'è una sorta di la più bella architettura razionalista europea in Israele.
perché come vi dicevo tutti gli architetti che sono ebrei, quando chiude gran parte, molti migrano in America, Mies van der Rohe va in America, Gropius va in America, mentre gli altri come Breuer, come là, che erano appunto ebrei, vanno in Palestina, vanno in Israele. Bene, io ho concluso, se avete qualche domanda. Appunto dell'assemblea, poi sia io che la dottoressa Pieraccioli abbiamo avuto modo insomma di visitare la città, e mentre eravamo in visita insomma continuamente ci dicevamo: ah guarda, questo è come Niccioleta, ah guarda, questo vedi, anche qui hanno fatto come, per cui ecco il tema appunto della città, nel caso di Niccioleta del villaggio di fondazione, ma che presenta queste caratteristiche di analogia, in piccolo per Niccioleta, in grandissimo poi per Carbonia, che comunque in 3 anni insomma diventa, da territorio rurale, una città che è in grado di ospitare fino a 50.000 persone, quindi veramente un progetto faraonico. È interessante però anche, sicuramente voi l'avrete colto come me e Roberta, il collegamento e l'analogia degli edifici che abbiamo visto nelle foto con tanti degli edifici che sono a Massa Marittima. Il tema anche del recupero, ad esempio nell'edificio che noi abbiamo della ex scuola elementare di via Corridoni, ora è ospitato il museo subterraneo, che contiene la collezione di quello che era il museo di arte e storia delle miniere, e che poi si ricollega al museo della miniera, dove c'è la possibilità di fare appunto la visita con l'esperienza immersiva e di entrare in galleria. Quindi il tema appunto del riadattamento, no, di alcuni spazi che poi trovano nuova destinazione. Come analogo, diciamo, invece il tema dell'abbandono. Noi abbiamo proprio alle porte del centro storico il Palazzo del Fasce, che peraltro è attribuito a Del Debbio, che peraltro vero, sì, che peraltro ha, diciamo, una modalità, anche una forma estetica che comunque non è così contrastante, no, con quello che è l'edificio accanto, che invece sono le fonti dell'abbondanza, e anche lì però insomma il tema invece dell'abbandono è stato oggetto di un'asta, poi acquistato da un privato che attualmente insomma deve cercare una destinazione a questo edificio, quindi si confronta anche con l'ente pubblico. Si risolve la dissonanza. Esatto, per cui insomma questo è sicuramente un tema di forte analogia a Massa Marittima, come in tutto il resto d'Italia. E altri edifici, insomma le nostre scuole, mi viene in mente l'edificio che ospita l'istituto minerario, peraltro l'istituto minerario, quindi insomma abbiamo festeggiato nel 2019 100 anni, quindi chiaramente con questo rimando insomma al tema delle risorse del sottosuolo, e che attualmente insomma ospita una parte del professionale, una parte del Liti, una parte di scuola media. Prima c'era, fino a qualche anno fa, il liceo classico, quindi comunque insomma la continuità invece nella destinazione di alcuni edifici che comunque presentavano delle caratteristiche che tuttora, tutto sommato, insomma, sono sempre attuali. Il tema delle scuole, su questo si dovrebbe fare una riflessione di come ancora la scuola diciamo si adegua a spazi pensati, ecco, sì, pensati oltre 80 anni fa. Però insomma, ecco, per cui direi diciamo, come mai è così importante, no, per Massa Marittima entrare nella rotta di Atrium? È così importante proprio per questo tema di analogia, per questo tema di contatto che noi abbiamo e di cui forse non ci rendevamo conto, no? Abbiamo cominciato forse adesso a rendercene conto. Ecco, un tema di contatto importante con tanti altri luoghi in Italia e oltre, e davvero insomma si possono trovare, si possono costruire dei ponti, delle sinergie. Costruire una rete, sì, esatto, proprio per ricerche europee. Esatto. Quindi appunto collaborare con i centri minerari e avere appunto scopi comuni nelle ricerche. Esatto. Questo succederà. Sì, ecco, quindi grazie. Io non so se ci sono delle domande. Grazie, sono molto interessante. Devo dire, noi siamo nati in questo territorio, nella sua presentazione, come ha detto giustamente anche il sindaco, vediamo tantissima analogia con la realtà di Niccioleta, no?
ed è interessante anche vedere come il Cioleta nella sua architettura presenta anche una suddivisione per classi, no? Il direttore. Era così nelle città di fondazione, così, cioè, soprattutto in quelle minerarie, in quelle operarie. No, io volevo chiederle questo, lei, se ho capito bene, anche il tipo di associazione si richiama città di fondazione di epoca fascista, se non ho... Sì, ma anche di epoca comunista, noi abbiamo studiato, cioè quello che avviene fino alla caduta del muro di Berlino praticamente. Sì, sì, diciamo un periodo. Infatti noi abbiamo fra le città Nuova Uta a Varsavia, che è un villaggio, cioè che era una città operaia che nasce proprio a contatto con la vecchia città. Sì, oppure... sì, però chiedere questo, cioè però la realtà del villaggio industriale non è collegato soltanto a un regime di tipo dittatoriale, diciamo. Volevo sapere se ci sono degli studi tra, diciamo così, la realtà del villaggio industriale, nel nostro caso minerario, ma insomma legato comunque al lavoro di epoca fascista, con altre realtà architettoniche in altri periodi storici. No. Per ora no, perché noi ci occupiamo sostanzialmente in realtà dei regimi totalitari, e quindi non abbiamo mai comparato, anche perché in realtà ce n'è pochissimi, cioè io non ne conosco di impianti urbani legati alla produzione o alle cose che non siano stati fatti dai regimi totalitari nel Novecento, se non quelli precedenti come Schio, come le città della Lombardia, quelle manifatturiere, che hanno dato il modello anche per le città poi fatte durante il fascismo e durante il comunismo, perché poi si guardava molto, non è che si cercava di capire quello che si doveva fare in qualche modo, però come avete visto la distribuzione sociale è assolutamente gerarchica e credo lo fosse anche prima dei regimi totalitari, cioè l'operaio non ha la stessa considerazione che ha il sorvegliante o l'ingegnere progettista. Però ecco, noi non l'abbiamo mai fatto questo rapporto, però è un'idea. Sì. Una conoscenza di un elemento di curiosità, effettivamente. Probabilmente c'erano degli scambi all'epoca tra queste realtà minerarie, perché sappiamo con certezza che nei primi anni 40 una società di massa marittima lavorava ad Albona. Sì, c'erano. Addirittura sono gli stessi progettisti. Chi progetta Arsia e Pozzo Littorio in Istria sono gli stessi progettisti che fanno Carbonia, per esempio. Quindi quando si fa Niccioleta nel 1937... Sì, ma io non sto parlando tanto di progettisti quanto proprio di lavoratori, di dipendenti che si spostavano. Ah, questo può essere, sì. Questo è può essere. Un'informazione sulla Mario Chirici che è stato... Sì, perché come vi dicevo prima, quando si fa Carbonia c'è una sorta di provenienza da tutte le parti d'Italia. E quindi molto probabilmente chi non si trovava bene in Istria viene a Carbonia e forse viceversa. Sì, questo poi dipendeva dalle competenze. Bene. Io a questo punto lascerei spazio al Presidente Gianni, che insomma ci ha fatto questa gradita sorpresa di venirci a trovare. Grazie. Irene mi ha invitato tante volte, effettivamente mi sentivo in colpa perché poi per un motivo o per un altro non riuscivo a venire, invece ci tengo tanto con lei sindaco